Ciao a tutti e grazie molte ad Angelo Sanfilippo, co-founder e CEO di MakeHub, che è un innovation hub con sede in Sicilia, a Licata, e che promuove il cambiamento fornendo opportunità ai giovani talenti e ad aspiranti start-upper, giovani e meno giovani. Da MakeHub sono nate splendide start-up, soprattutto quelle a vocazione sociale, e di questo e di molto altro parleremo insieme ad Angelo. Angelo, benvenuto, grazie per essere qui Grazie, con noi. grazie a voi. Angelo, quando nasce MakeHub e perché hai deciso di fondarla? Sì, ufficialmente nasce nel maggio 2017, dopo l'esperienza avuta nel percorso di accelerazione presso Team Vocap Catania. Da lì un po' è partita la scintilla a dire ma perché non possiamo portare questa ventata di innovazione anche nel nostro territorio? E da lì è partito tutto. Prima come gruppo informale, quindi abbiamo un po' tastato il territorio come potesse rispondere a un'attività del genere e poi nel maggio del 2017 ci siamo costituiti come associazione di promozione sociale. E che tipo di problematiche avete avuto intenzione di affrontare? Qual è la proposta di valore di MakeHub? Sì, principalmente la prima problematica è quella di trovare il capitale umano perché all'inizio eravamo solo in due, quindi un po' la difficoltà c'è stata trovare persone che effettivamente si potessero mettere a disposizione le proprie esperienze, la propria professionalità a servizio anche di make-up e quindi anche degli altri che volevano affacciarsi al mondo dell'innovazione. E poi in primo luogo dobbiamo dire che quando abbiamo presentato il progetto all'epoca la vecchia amministrazione è stata molto predisposta e ci aveva fornito una sede, però poi è durata poco che l'amministrazione è stata commissariata e quindi poi ci siamo ritrovati un po' a fare attività nei vari locali, così riunirci. Poi finalmente abbiamo trovato per un anno siamo stati all'interno del bellissimo porto turistico marina di Cala del Sole di Licata e poi l'anno successivo abbiamo trovato la nostra sede definitiva, che è adesso uno spazio di circa 180 metri quadrati. Che tra l'altro è molto bello perché ho avuto modo di visitare tante volte ed è sempre pieno di energie. A proposito di energie, come come dire, le spendete, no? Cioè, qual è il vostro mercato di riferimento, i servizi che offrite e anche, diciamo, i canali di vendita che vi portano ad ottenere gli utenti con cui fate i servizi? Sì, principalmente siamo uno spazio di coworking, quindi offriamo le postazioni per chi lavora ha la possibilità, chi lavora di remoto e anche il fatto della presenza del porto turistico abbiamo tentato e in parte ci siamo riusciti a intercettare quello che è un po' il flusso turistico dei nomadi digitali. E poi da lì in pratica offriamo servizi in pratica di percorsi di accelerazione, quindi a partire dalla validazione dell'idea di business a sviluppare il progetto e poi quindi anche immissione nel mercato. Ci In vuoi raccontare? particolare ti do il porto perché è un caso bello da raccontare, che ci sono stati dei diportisti che ormai vivono a Licata da quasi 10 anni, lavorano alla propria imbarcazione e da lì è nato una startup che all'interno ha anche componenti che sono licatesi, quindi diciamo ha dato spazio anche a un'inclusione nel territorio. E che tipo di startup avete accompagnato finora, no? In quali settori operano per lo più? Alcune sul food, altre sono legate al turismo. Poi diciamo, è subentrata anche la possibilità di aiutare persone che apparentemente non avessero a che fare nulla col digitale, ma siccome visto che abbiamo Makeup è un ente accreditato di Invitalia per quanto riguarda il bando Resto al Sud, le agevolazioni previste da Resto al Sud,
Poi siamo subentrati anche nel progetto come parte tecnici per sviluppare piattaforme di e-commerce o piuttosto che siti web destinati, che la maggior parte erano anche sull'ambito turismo come strutture ricettive. E senti, come sta andando oggi? E quanto di quello che vi eravate posti all'inizio è stato finora realizzato? Sta andando bene, tanto che diciamo, presuppiamo che a settembre nascerà anche una società parallela che sarà poi quella che effettivamente gestirà i progetti che stiamo seguendo. In parte ce ne sono anche che stiamo seguendo a livello associativo con la collaborazione di CESVO Palermo per un progetto che si chiama Connessione di Comunità e in particolare riguarda 4 comuni, sia Licata che altri comuni Scemi, Gela e Mazzarino, che è un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Con il Sud il progetto prevede sia rigenerazione urbana dei comuni coinvolti nel progetto e anche laboratori che in parte già sono stati svolti, tipo ad esempio alfabetizzazione digitale, e noi siamo stati chiamati in causa come parte tecnico per sviluppare l'app che poi gestirà tutto il progetto. E qual è stata la risposta del territorio, dei suoi stakeholder, diciamo della cittadinanza in generale, nei confronti di MakeHub? Hai riscontrato nel corso del tempo resistenze e se sì, in che modo le hai affrontate, no? In qualche modo anche superate? All'inizio un po' di diffidenza, ma poi subito, anzi, c'erano persone che venivano e ci ringraziavano perché finalmente c'era qualcuno quella cosa che dicevano, che qualcuno che li ascoltava, che riusciva ad aiutare. Quindi la risposta del territorio è stata al di là delle aspettative, non solo di Licata, ma anche del territorio dei paesi limitrofi, che sicuramente molto spesso, ad esempio, prima che iniziasse il festival Animare, abbiamo avuto un 5 incontri di persone che sono di Campobello e altri paesi limitrofi che hanno chiesto come potessimo aiutarli e gli abbiamo un po' spiegato in cosa consiste un percorso di accelerazione, quindi di validare cosa succede in un percorso di accelerazione. Quindi è un incubatore che si contraddistingue anche per la sua capacità, vediamo se in sintesi riesco a esprimerlo, nell'alfabetizzare non solo sul digitale, ma anche sul fare innovazione, quindi sull'avviare nuovi percorsi imprenditoriali. Se ti si chiedesse, no, quali sono secondo te gli elementi essenziali, le caratteristiche, gli ingredienti necessari per replicare un modello come MakeHub in un altro contesto, quali consigli daresti? Ma sinceramente, in primis la ricerca del capitale umano, delle persone che riescono a lavorare simbiotecnicamente, diciamo, a scambiarsi le proprie professionalità e quindi a riuscire a dare un'assistenza quasi a 360 gradi sulle varie problematiche che magari il cliente può chiedere. E poi in primis quello siccome il nostro territorio è un po' difficile, quindi all'inizio magari può essere anche scoraggiante e quindi avere perseveranza, ecco, ma Quindi sicuramente si può replicare. capitale umano e perseveranza mi sembrano due eccellenti ingredienti che servono per qualunque iniziativa umana, soprattutto per chi vuole fare impresa. E in che modo, a proposito di capitale umano, in che modo MakeHub ha affrontato ed eventualmente risolto in alcuni casi problemi di emarginazione, di inclusione sociale? Cioè, quali sono le categorie più fragili della popolazione che MakeHub ha accompagnato nei suoi servizi di incubazione, di formazione, contribuendo così nel suo piccolo a generare un impatto positivo sul territorio. Ma ne posso citare uno in particolare perché abbiamo curato un progetto insieme con un'altra associazione che si chiama Le Culture Diverse, con cui dei ragazzi che sono ospiti dello Sprarsi Proini a Licata, sono senegalesi, africani, hanno collaborato in un progetto teatrale che poi è diventato anche un film. Eh, li abbiamo diciamo, anche coinvolti in un progetto di cucina insieme con un nostro affezionato
socio e cliente Tony Rocchetta che ha fatto un bellissimo progetto di recupero di un grano antico siciliano e con lui abbiamo fatto dei laboratori, quindi mischiando la cucina tipo senegalese con quella siciliana. E senti Angelo, per concludere, se col senno di poi, no, ripensassi cercando un po' di riavvolgere il nastro della lunga ormai esperienza di make-up che c'è da 7 anni, c'è qualcosa che avresti fatto diversamente? No, forse l'avrei fatto, no, forse non diversamente, l'avrei fatto prima. Ah. Quindi avresti trovato prima il coraggio di fare quello che poi hai fatto, diciamo. Sì, Bene, bene. Grazie Angelo, grazie per essere stato con a noi. voi, grazie a voi.